Buongiorno a tutti, sono Roberto Nicolini, responsabile Product Manager per quanto riguarda il gruppo Nexion. Quindi abbiamo parlato un po' di ADAS, telecamere, quindi in questo caso parliamo del parabrezza, che oggi è diventato un elemento fondamentale per la sicurezza, non solo per quanto riguarda la sua struttura portante, ma soprattutto perché a bordo del parabrezza abbiamo dei sensori che supportano i sistemi di assistenza alla guida. Che questi sistemi di assistenza alla guida sono diventati obbligatori già grazie al regolamento europeo 2019-2144, denominato come General Safety Regulation 2, che dice che a partire dal 2022, dal 6 luglio, tutti i veicoli di nuova omologazione hanno obbligatorio questi sistemi a bordo, e a partire dallo scorso luglio 2024, quindi il 7 di luglio, per tutti i veicoli di nuova immatricolazione sono diventati obbligatori. Quindi parliamo di una realtà. Questi sistemi hanno la funzione di intervenire in caso di emergenza, e grazie a tutti quei dati che sono elaborati dalle centraline che gestiscono questi sensori. Quindi parliamo di sensori come ad esempio le telecamere, che oggi sono diventate obbligatorie a bordo direttamente sul parabrezza. Quindi queste telecamere hanno la funzione ad esempio del mantenimento della corsia, di identificare i segnali stradali, ma della frenata di emergenza, o anche sensori LIDAR, sempre che sono abbinati alle telecamere, che hanno sempre la funzione del cruise control adattativo o frenata di emergenza. Inoltre ci sono anche sensori che rilevano ad esempio la luce, la pioggia, che permettono la regolazione automatica dei fari e dei tergicristalli. Quindi è importante avere una manutenzione adeguata di questi sensori per far sì che questi sensori fungano per la funzione per cui sono stati progettati. Inoltre parliamo di acquisizione dati, quindi mi collego anche al contenuto dell'obiettivo di questo workshop, del fatto che questi dati sono continuamente elaborati. Parliamo ad esempio di telecamere che riescono a raggiungere delle acquisizioni, elaborazioni dei segnali tipo a 60 frame al secondo, quindi 60 fotogrammi al secondo. Quindi questa acquisizione permetterà di avere in tempo reale sempre il controllo di tutto quello che è l'ambiente circostante. Inoltre questi dati sono elaborati e inviati anche a quello che è il mondo esterno, quindi parliamo di tutto quello che è l'infrastruttura e anche quello che riguarda i pedoni. Quindi ci colleghiamo già alla comunicazione V2X, cioè veicolo a quello che è tutto quello che è il mondo che ci circonda. Questo permetterà in questo caso di avere un controllo in tempo reale di tutto quello che ci circonda, e quindi in questo caso il driver potrà intervenire e prendere la giusta decisione. Quindi una maggiore sicurezza completa di tutto quello che riguarda la sicurezza stradale. Ogni anno si registrano in Italia circa 1,8 milioni di rotture di cristalli. La rottura di questi cristalli comporta quindi di conseguenza la riparazione e la sostituzione del cristallo. A bordo di questi cristalli ci sono dei sensori, e questi sensori devono essere controllati e calibrati perché svolgono la loro funzione. La calibrazione di questi sensori comporta la conoscenza dei dati da parte dei costruttori, quindi ci ricolleghiamo al fatto che per poter calibrare questi sensori è necessario avere a disposizione tutti i dati che provengono dai costruttori, quindi è necessario una standardizzazione e soprattutto la possibilità di accedere a questa informazione, perché altrimenti se io non ho un sensore calibrato correttamente, automaticamente il mio sensore non è in grado più di svolgere la funzione per cui è stato progettato, quindi invece di limitare o evitare il danno potrebbe causarlo. Inoltre è importante anche capire che la sostituzione di questi sensori coinvolge sia la calibrazione di questi sensori attraverso attrezzature specifiche, ma coinvolge anche altri equipaggiamenti. Abbiamo menzionato prima ad esempio anche il 7 ruote, perché il costruttore, perché venga calibrato questa tipologia di sensore, oltre ad avere un equipaggiamento specifico, richiede anche una serie di controlli a monte prima di svolgere la calibrazione. Possiamo parlare ad esempio il controllo della pressione delle ruote, il controllo dell'assetto, quindi tutti i controlli che comportano, quindi di conseguenza oltre al normale svolgimento della calibrazione ADAS. Questo significa che tutta la filiera della riparazione sarà coinvolta, perché non solo oggi il semplice riparatore di autovetri dovrà svolgere la calibrazione ADAS, ma dovrà anche lui a sua volta iniziare a intraprendere nuove attività e crescere in termini anche di competenza, perché oltre alla calibrazione ADAS dovrà iniziare a effettuare ulteriori controlli.
Inoltre vorrei anche aggiungere un'altra informazione che è importante, perché oggi parliamo quindi del parabrezza come un componente attivo, come l'occhio vigile del mio veicolo, perché se io oggi non ho questo sistema calibrato, automaticamente non ho più il controllo del mio veicolo e potrebbe in questo caso essere dannoso per quanto riguarda il mio driver. Con questo ho concluso. Benissimo, grazie. Grazie Nicolini. Tra l'altro noi abbiamo deciso di concentrarci sul parabrezza, voi fate anche molto altro. No, sì, come gruppo Nexio noi, qualcosa in più, esatto, noi come gruppo Nexio siamo coinvolti per quanto riguarda sia attrezzature di calibrazione ASAT, sistemi di diagnosi, ma produciamo e progettiamo attrezzature da partire dagli assetti a ruote, che anche loro automaticamente sono coinvolte nella catena per quanto riguarda il controllo dei sistemi ADAS, progettiamo e produciamo attrezzature per autofficine, e vendiamo in tutto il mondo. In questo caso abbiamo anche attrezzature come equilibratore, smontagomme, progettiamo attrezzature per linee di revisione, quindi tutto quello che riguarda, diciamo, oggi l'ambiente dell'officina. Siamo in grado di soddisfare a 360 gradi per quello che riguarda l'officina. È che oggi in tutte queste attrezzature, come oggi abbiamo visto credo in modo estensivo, in realtà i dati e la disponibilità di dati, in questo che non è un dualismo, ma sicuramente, diciamo, ci fa vedere due attori che non sempre hanno lo stesso interesse, fra costruttori e rete indipendente. Questa è una cosa, diciamo, molto importante per come si sta sviluppando. Questa oggi è una grossa sfida, perché oggi parliamo di autofficine indipendenti e autofficine, diciamo, dei costruttori OEM. Della rete e oggi la difficoltà è proprio la possibilità di accedere a tutti questi dati, a queste informazioni. Se vogliamo che le officine indipendenti riescano a continuare a svolgere la propria attività, dobbiamo far sì che i costruttori rendano questi dati accessibili a tutti e standardizzati, perché oggi la complessità non è solo di accedere al dato, ma di avere anche un dato uniforme, perché ogni costruttore oggi rende il dato non uniforme, quindi c'è la necessità di processarlo e renderlo poi leggibile. No, anche perché voi, quel numero che abbiamo visto prima, voi lavorate sul mercato globale, noi pensiamo al nostro mercato, a volte anche a quello europeo, con un certo numero di modelli che sono tanti, ma non sono, abbiamo sentito, 100.000 modelli nel mondo, cioè avere i dati giusti per tutti i 100.000 modelli per poter assistere i propri macchinari che mettono in condizione l'autoriparatore in Perù o in Sudafrica di riparare quel modello che magari non esiste in Europa. È la complessità maggiore, perché oggigiorno, come si è detto, escono nuovi veicoli e noi dobbiamo essere in grado di fornire l'informazione per far funzionare correttamente l'attrezzatura. Un nuovo veicolo che esce dalla concessionaria magari prende un sasso e automaticamente il vetro è danneggiato, c'è da andare magari a sostituire il vetro, è necessaria una calibrazione. In questo caso a volte non si è in grado di fornire le informazioni perché anche il costruttore a sua volta non ha reso disponibile il dato. Sì, e anche l'automobilista non ha in mente questo, forse c'è anche una nuova coscienza di quelli che poi sono i nostri interlocutori principi, i nostri lettori, per chi scrive sui giornali, che sono principalmente gli automobilisti, che non hanno idea che quando hanno, diciamo, che la loro auto non è fatta solo di quello che vedono, ma soprattutto forse oggi di quello che non vedono, che va ricalibrato, sì, ogni volta. Abbiamo nominato proprio un titolo dedicato al parabrezza, perché è importante che oggi anche il guidatore, il driver, sia a conoscenza che a bordo ci sono sistemi che intervengono per la propria sicurezza, e quindi già a volte oggi anche informare il fatto che è necessario svolgere una calibrazione dopo un assetto ruoto o una singola sostituzione del pneumatico, a volte anche il driver... Sì, degli ADAS che uno non si aspetterebbe, no? Dice, vabbè, mi rifà l'assetto, mi mette a fuoco la telecamera, adesso qualsiasi cosa che possa venire in mente a una persona qualsiasi, mentre invece no, quello... Bene, grazie Nicolini, grazie. Rimane a disposizione chiaramente per tutti poi per le domande.